Mi è capitato di conoscere una ragazza in aereo e lei, diciamo, mi ha frequentato e non mi ha nascosto, dopo un paio di giorni nemmeno, non mi ha nascosto il fatto che per lei ero colpevole. A un certo punto mi fa: sì, sì, ma perché tu fai tanto la parte del buono, dell'angelo, però ancora mi devi far vedere chi sei veramente. Dopo che siamo andati in intimità, lei si riveste, se ne va e dice: no, io pensavo che fossi una persona molto... Cioè, t'ha mollato pure perché aveva capito che non eri colpevole. Liturgie di un bigotto, le teorie del complotto, omelie sul cruscotto, litanie di un corrotto, con il cervello in pappa ma con il vento in poppa, vuoi arrivare al succo, goditi la polpa. Balco Podcast. La Corte evidenzia sorprendenti carenze nell'investigazione ed un aumento della pressione mediatica per creare la ricerca frenetica di un colpevole. Oggi parliamo del caso Meredith Ketcher, Amanda Knox, con uno dei protagonisti della vicenda, Raffaele Sollecito, assieme a noi un avvocato, il mio, Francesca Florio, che ci aiuterà per alcuni tecnicismi a raccontare la vicenda. Facciamo un applauso ai nostri ospiti. Raffaele, anche per magari riassumere un pochino la vicenda a chi ci sta seguendo, vorrei chiederti un attimino il tuo punto di vista su quei giorni e poi cercare di fare un po' una discussione. Cosa succede nel tuo caso il 6 novembre del 2007? Questo diciamo, la domanda sulla data mi sembra molto da interrogatorio. Scherzo, perché comunque Cioè, Ne avrei fatti tanti. Lo so. no, scherzo, perché dall'altra parte mi stai ricordando che quando andai a fare le prime mie dichiarazioni, che dovevano essere dichiarazioni spontanee per investigatori che stavano cercando di mettere insieme un quadro generale e cercare di ricreare il contesto, mi facevano domande sui giorni e poi di fatto quei giorni erano molto simili fra loro e mi hanno incalzato con una luce, diciamo, come si vede nei telefilm americani, che non è nemmeno una tecnica investigativa, diciamolo, è semplicemente una scopiazzatura cinematografica. Sì, una cosa un po' pirotecnica, non ha alcun tipo di utilità pratica. E mi hanno tenuto per una giornata intera a dover dire cosa ho fatto la sera prima, cosa non ho fatto. Allora, di fatto il 6 è stato per me, diciamo il 6 e il 7, perché quella notte sono stato in questura tutto il tempo. Per me è stato veramente uno dei giorni più tristi in assoluto, perché mi ritrovavo che dovevo discutere la mia tesi di laurea praticamente il giorno dopo. Dovevo portare la mia tesi di laurea al professore con cui avevo la tesi e di fatto io, diciamo, non mi aspettavo nessun tipo di accusa in generale, proprio perché avevo la coscienza totalmente pulita, nel senso che dicevo: ma io conosco Amanda da 2 o 3 settimane più o meno, contesto, ci frequentiamo, sì, ero molto preso, ma sicuramente, cioè, in tutta questa storia io ancora non ci credevo quasi che la sua amica fosse morta in quella casa, perché diciamo, è una cosa che di regola succede molto raramente, per fortuna. E dall'altra parte, insomma, come fai ad aspettarti che mentre stai facendo l'università una ragazza che conosci c'ha la sua coinquilina che è stata uccisa? Cioè non ci riesci. Non riesci a metabolizzarlo, magari, cioè, ci vuole anche un po', credo, o magari c'è un principio di dissociazione dove, cioè, un po' di confusione magari uno può averla, non ho idea. Sì, appunto, c'è una dissociazione. Anche vedevo Amanda che ovviamente aveva la sua famiglia molto lontana da lei, che aveva questi momenti di alti e bassi fortissimi, dove all'inizio diceva: oh, sono felicissima che tu mi puoi aiutare, che mi stai supportando, perché non aveva nemmeno una casa dove rientrare per poter dormire. Tra l'altro è stato pure pubblicizzato il fatto che siamo andati in una merceria a comprare dell'intimo che gli serviva perché non aveva più intimo, non perché... Incredibile, cioè hanno fatto... Sì, perché ad un certo punto di questa storia si va anche nella direzione erotica, che è una cosa comune di molti casi che abbiamo analizzato, e quindi hanno cominciato ad aumentare dei dettagli totalmente ininfluenti, no? Perché se non sbaglio voi siete stati, diciamo, arrestati il 7
con ovviamente l'accusa di omicidio nei confronti di Meredith, ma con diciamo già la ventilazione dell'ipotesi di un gioco sessuale finito male. Allora, la violenza sessuale, se tu vedi la scena del crimine, anche con gli esperti che ho dovuto per forza di cose contattare, interpellare Certo. dopo, di fatto la scena ti dice che c'è una violenza sessuale, c'è una ragazza stesa su un cuscino che sta sotto le natiche, ci sono tracce di sperma sul cuscino che tra l'altro non sono mai state analizzate. Ma perché, raga? Cioè, io ogni volta che noi guardiamo questi casi, cioè, ci sono sempre delle cose fondamentali che non vengono analizzate. Ma Questo ma è mai Io stata- la teoria ce l'ho. ma è mai stata data una spiegazione? Cioè, qualcuno ha mai chiesto perché queste persone non hanno fatto il loro lavoro? Se c'è della sul cuscino, nessuno la analizza? E secondo loro era troppo vecchia, quindi già pensare il fatto che tu dormi, vabbè, Sì. te lo sorvoliamo in un attimino, però Ma anche, cioè, come fanno a stabilire appunto, che allora, sia vecchia? appunto, se tu non hai fatto, bravo, Come bravo, fai a stabilire? bravo Federico, cioè se tu non hai nemmeno fatto un test per capire a che data, perché un test si può fare, che cosa mi stai a raccontare? Cioè, si è messo lì uno a fare ad assaggiare e vedere, no, è vecchia. Cioè, non ha senso, oggettivamente. Non aveva nessun senso, ma il senso secondo me era un altro. Il senso era che se effettivamente quella traccia di sperma era di Guédé dall'inizio, Tu di fatto eri fuori. ero fuori certo. e tutto il loro castello si sbriciolava alla luce del sole in quell'istante. Quel momento loro avevano già individuato altre tracce di Guédé, in particolare anche all'interno della vagina della vittima avevano trovato delle tracce riconducibili poi al dito di Guédé sostanzialmente, oltre che altre tracce. Molto probabilmente te lo potrebbero giustificare dicendo: noi avevamo già sufficienti elementi che collegassero lui alla scena del crimine, quindi andare ad analizzare anche la traccia di liquido seminale, che molto probabilmente era riconducibile sempre a lui, ci sembrava superfluo. No. Allora, non era superfluo, perché di fatto la loro teoria era che c'è stato un'aggressione di gruppo, dove effettivamente, secondo loro, Guédé non è intervenuto per violentare Meredith. Guédé era intervenuto diciamo, il protagonista, secondo loro, omicidiario era Amanda. Guédé e io eravamo a supporto di Amanda, questo era il loro scenario. Tant'è che Guédé viene giudicato separatamente. Guédé viene giudicato separatamente per un errore che adesso, oggigiorno, penso che ci sia una legge che non lo permetta più, un errore del magistrato che è stato quello di accettare da parte del Guédé la richiesta di fare un rito abbreviato. La richiesta del rito abbreviato significa: io accetto questo, io mi separo dagli altri, Esatto. quindi se siamo 3 coimputati io vado per la mia strada, Certo. e rinuncio al dibattimento, quindi rinuncio alla fase del processo dove io posso portare testimoni, nuove prove, tutti elementi che esulano da quanto raccolto durante le indagini. Ognuno deposita i suoi fascicoli, difesa, accusa, e vengono... Solo quello che è stato già depositato fino alla chiusura delle indagini preliminari, con Nulla di l'abbreviato secco. Posso chiedere un abbreviato condizionato nel caso in cui io imputato voglia introdurre degli altri elementi, però in quel caso il PM ha il diritto alla controprova. Quindi, esempio, voglio introdurre una dichiarazione di Davide Marra che non c'era, il PM Sì, chiaro, in questo caso a lui non conveniva, mi pare di capire. in questo caso lui non li aveva, ma soprattutto lo scopo dell'abbreviato qual è? Rinunciare a questa ulteriore garanzia del dibattimento per avere un terzo secco di sconto sulla pena. Oggi, come diceva Raffaele, non lo puoi fare più per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Quindi dipende dal capo di imputazione che ti viene contestato se astrattamente potresti avere una condanna all'ergastolo, non puoi accedere all'abbreviato. Sì, quindi il rito abbreviato ti sconta un terzo della pena. Di fatto congela il materiale probatorio della persona che lo chiede. Io e Amanda volevamo andare a dibattimento perché volevamo dire: no, vogliamo discutere queste prove perché per noi sono fuori di testa. Cioè, questo è il succo della questione. Per contestualizzare, perché magari l'abbiamo menzionato però non prima, allora l'omicidio avviene il 1 novembre 2007 a Perugia. Chiaramente vengono arrestati non solo Raffaele e Amanda, ma anche questo Rudy Guédé. La storia è complessa, perciò insomma, a livello di tempi, che è successo? Che noi, io e Amanda, siamo stati arrestati la notte fra il 6 e il 7. Sì. Però tutto quello che è successo fra la notte del 6 e il 7 è successo che Amanda a un certo punto ha tirato in mezzo Patrick Lumumba perché è stata messa sotto torchio da parte degli investigatori. Oltretutto c'aveva una medium
così si è definita lei durante le udienze, una poliziotta che sapeva un po' di inglese, che si è definita medium e sapeva che le diceva: so che è una persona che ha avuto un trauma molto forte, spesso si dimentica di quello che è successo veramente, e quindi magari hai subito un trauma così forte che non ti ricordi adesso, non riesci Quindi a tirarlo fuori. la circuita a convincersi che lei avesse rimosso dei ricordi. Esatto, e quei ricordi di base, che poi gli sono stati ritorti contro fino a oggi, perché ancora lei ha una condanna per calunnia, si trattavano che, anziché lei essere stata a casa mia, cioè questi ricordi fantasiosi sono che anziché essere lei stata a casa mia durante quella notte, perché stavamo insieme quei giorni, lei è tornata a casa di Meredith e ha invitato Lumumba al parchetto dove insomma si faceva, c'era lo spaccio, comunque c'era anche un canestro, perché di giorno i ragazzi andavano a giocare a pallacanestro, e ha invitato lì a quel parchetto perché voleva farle introdurre Lumumba a Meredith, cosa che non esiste, cioè è una cosa totalmente effimera. Né Patrick Lumumba ha mai desiderato di conoscere Meredith, viceversa. E lei semplicemente nel suo racconto, appunto tirato fuori in questa maniera, dice: no, io a un certo punto ho sentito Meredith urlare, ho messo le mani alle orecchie, ho chiuso gli occhi e mi sono ritrovata a casa di Raffaele, che mi ha messo questa dichiarazione in una situazione di guai ulteriori. Però capite bene che un racconto del genere non sta nemmeno in piedi, perché poi l'urlo, cioè hanno poi gli investigatori in base a questo sono riusciti a trovare una persona che diceva che aveva sentito un urlo, ma questa qui è una signora che stava sotto psicofarmaci da anni, cioè quindi venite catapultati con una velocità disarmante all'interno di tutte queste dinamiche. Di un vortice, sì, non solo di giudizio a livello di processo, ma anche mediatico. Esatto, cioè, quello che volevo chiederti è: quando arriva questa valanga mediatica? Quando percepisci per la prima volta che questo sconvolgimento della tua vita, no? In qualche modo. Allora, c'è stato per farla breve, perché sennò andiamo qui per ore e ore, c'è stato una serie di catastrofici eventi di semplicemente ingenuità da parte mia, ma soprattutto da parte di Amanda, che hanno completamente collassato tutto quanto queste investigazioni contro di noi. Amanda perché aveva questi alti e bassi dove sorrideva quando stava con me e poi piangeva di colpo perché si ricordava che Meredith c'era la sua amica da un mese ed era stata uccisa. E aveva questi sbalzi anche perché la sua famiglia non era lì vicina, era totalmente persa, non sapeva cosa fare. E poi c'era anche il fatto che io, quando sono stato interrogato poco prima, avevo fumato un po' di erba. Non è che quando mi chiedevano, come hai detto tu, cosa hai fatto il 6, stavo lì a pensare che cosa ho fatto il 6, cioè quei giorni per me erano, allora mi sono detto ma forse era la sera che sono andato a fare la spesa e poi sono raggiunto Amanda fuori, no, quella era la sera prima o la sera dopo, cioè mi chiedevi il 6, ero un po'... È difficile, cioè, a me se mi chiedi cosa ho fatto ieri, cioè, probabilmente non faccio fatica a ricostruire ora per ora quello che ho fatto. Non solo, ma un dato importante è che tu, ma come anche Amanda, all'inizio non siete stati sentiti con l'avvocato. Perché quando tu vieni sentito come persona informata sui fatti, è una cosa, se sei indagato non hai diritto ad avere certo. il difensore con te, Certo. quindi tutta quella situazione di pressione, di domande anche ficcanti, insidiose che ti fanno, la devi gestire autonomamente e non ti puoi avvalere della facoltà di non rispondere, quindi a un certo punto anche cedendo alla pressione o dopo tante ore ti esaurisci e quindi dici va bene, vi dico quello certo, che volete, ovvio, o finisci per assecondare e dire sì, no, va bene, sarà così, ok. Perché rispondi? Ma posso farti una domanda? Ma cioè il cittadino italiano, come si può tutelare da questo tipo di abusi? Perché la mia sensazione è che non puoi fare nulla, cioè che non esiste un modo per essere tutelati, cioè dall'interrogatorio abusivo? No, dal fatto, la voglio prendere un po' più larga, dal fatto che la polizia, ci capita sempre più spesso vedere di come quando la polizia deve indagare su un qualsiasi tipo di caso, se si convince di una pista, qual è la pista? Cioè loro riescono a trovare
in maniera artificiosa anche magari quello che vogliono trovare, non so come dire, cioè si fanno una storia in testa e riescono a trovare i collegamenti. Nel momento in cui ci sono questi tipo di abusi poi alla fine e di errori, come ci si tutela? La polizia intanto agisce delegata dalla procura, Certo. quindi a monte c'è il pubblico ministero Certo. che dirige le indagini, quindi a volte c'è anche una diversa interpretazione del fatto tra la polizia e il pubblico ministero, però loro devono eseguire quello che gli viene chiesto. Ok. La tutela passa per forza, adesso non per fare pubblicità al mio mestiere, però dalla figura dell'avvocato, perché il cittadino da solo non ha gli strumenti. Viene sottoposta a questo interrogatorio con degli abusi, fondamentalmente. Esatto. Ma perché a un certo Quando è che punto io subentra- ho chiesto a un certo punto di avere un avvocato Cioè, questo volevo chiederti. e loro mi hanno detto no vabbè ma non ti serve a niente, cioè, No, ma vabbè, hanno ma pure... assurda sta cosa. Addirittura lì c'è stata un po' la sorte cattiva. A un certo punto mi hanno preso le scarpe che per sfortuna sono delle Nike Air Force, Ok. conosci benissimo, e hanno un disegno con cerchi concentrici che era esattamente lo stesso della scarpa che aveva pestato il sangue sulla scena del delitto. Ora quante Air Force ci sono? Cioè, Vabbè, però lì ci può stare che te le prendano perché effettivamente... ok, però non hanno nemmeno avuto l'accortezza di mettersi seduti a misurare esattamente la corrispondenza. che non c'è. ha guardato che il numero corrispondesse? No, vabbè, raga. Cioè, abbiamo dimostrato che non corrispondeva il numero, bastava contare il numero dei cerchi Certo, vabbè, basta prendere un cazzo di righello, lo misuri, immagino. e il giudice di primo grado ha messo nero su bianco in sentenza, parliamo di sentenza quindi diciamo atto pubblico, ha messo nero su bianco che secondo lui nella ricostruzione Guédé quando era uscito dal bagno era stato impossessato dalle vibrazioni sessuali che si stagliavano nel corridoio. Cioè questa cosa io me la sono scritta. No, vabbè, ragazzi. Ma Secondo me è utile fare la ricostruzione che Ma poi certo. emerge dalla sentenza, perché le hanno cambiate più volte. Allora noi abbiamo la prima sentenza di primo grado dove venite condannati. Guédé è condannato in tutti e 3 i gradi di giudizio, nessun problema. Ok, Condannato in concorso lui. chiaro. Primo grado voi venite condannati. questo è il 4 dicembre 2009, 26 anni Amanda, 25 Raffaele. Appello, venite assolti nel primo appello, quindi loro vengono anche scarcerati perché fino a quel Ok. momento... Ma l'appello veniamo assolti, diciamo il perché. Esatto. Perché La finalmente contestazione di analisi del DNA. i giudici di appello hanno accettato di avere un organismo terzo, che sono i periti del giudice, che facessero un'analisi su tutti gli elementi di accusa, che era diventato un processo basato sulle analisi scientifiche, Certo. perché non si parlava di altro, perché io non conoscevo nemmeno Guédé, quindi ero totalmente diciamo fuori dallo spazio e dal tempo tutto quello che avevano raccolto, e era diventata una battaglia solo su quello. E alla fine i periti hanno detto no, avete completamente sbagliato, la perizia scientifica sia sul coltello sia sui gancetti sia sull'orma sia, gli unici Ma due posso fare una elementi domanda? che Come si possono collegavano- sbagliare delle perizie scientifiche? Il metodo che usi. Ok, cioè il metodo può ci sono dei viziare. metodi e dei protocolli riconosciuti a livello internazionale per condurre determinate analisi. Ok. E poi può arrivare il quivis de popolo, l'ultimo consulente, che adotta un metodo Nuovo, suo, tutto nuovo, suo. non protocollato. volevo fare il punto anche su questo. Cioè, infatti, perché allora, poi- nel 2007 Mm. tutta la polizia scientifica, i carabinieri, tutte le forze dello Stato non dovevano per legge attenersi ai protocolli internazionali in materia scientifica. Ok. Quindi fino al 2007 significa, immagina quanto... Minchia, ti è andata proprio di sfiga. Cioè tutta la merda che ci poteva essere ai tempi te la sei presa tutta tu. Dal 2009 si Porca sono dovuti adeguare. puttana. Dal 2009 per legge si sono dovuti adeguare ai protocolli, a seguire i protocolli scientifici Beh, internazionali. diciamo che anche il loro caso ha spinto Beh, certo. verso una questo miglioria, cambiamento. assolutamente sì, purtroppo per loro. Però sulla pelle loro. Appunto, certo. Quindi allora Dicevamo, nel appello 2007, finiamo questa questione che è importante, cioè Sì. nel 2007 quindi utilizzano questi metodi qui che poi vengono appunto contestati, addirittura c'è proprio scritto contestazione di analisi del DNA della modalità di raccolta delle prove. Se non erro poi uscirono anche delle intercettazioni dove si parlava proprio del metodo allucinante di raccolta, Sì, tipo non in si erano messi appello, neanche i guanti, esatto, ma come cazzo fanno le indagini, una cosa, cioè proprio tra di loro. C'è stato il rischio di contaminazione, perché i due elementi che collocano
Così. collegano la scena del crimine a loro due erano da un lato questo famoso gancetto del reggiseno che è stato repertato molti giorni dopo, Ma anche spostato. spostato, Cioè, appariva sporcato, in posti diversi, Incredibile, tra l'altro era raga. stato trasportato in un cartone all'interno del quale erano state messe anche altre prove, quindi rischio di Il contaminazione. coltello preso da casa dove vivevo io, secondo loro io avevo preso un coltello da cucina da casa dove vivevo io, me lo sono portato a casa di Meredith, quindi in questo scenario ci vedo della premeditazione strana però. Che non tornerebbe neanche con l'accusa Esatto, del gioco sessuale finito male, in Esatto. realtà. Sì, non si capisce bene, cioè mi sono portato sto sorto di coltello da cucina e di fatto secondo loro poi me lo sono portato indietro e l'ho pulito. Sì, secondo loro sul manico c'era il DNA di Amanda E e poi sulla lama quello DNA di di Meredith. sangue di Meredith. Le perizie d'appello dicono ma in realtà noi non possiamo dire neanche se si tratta di sangue. Ma pensa a te, ragazzi. Noi ricordiamo che possiamo condannare Minchia. oltre ogni ragionevole dubbio. Quindi certo. se a un certo punto interviene un'assoluzione, il ragionevole dubbio c'è e come. E cavoli, se c'è... Cioè, dopo, questo è un principio per me raccapricciante, nel momento in cui qualcuno è stato assolto, ci sono dei giudici che hanno detto che il fatto non sussiste, Non può esserci... non ci può essere una condanna certo. perché il ragionevole dubbio è accertato, molto più che ragionevole, certo. invece vanno in Cassazione e la Cassazione annulla col rinvio, quindi vuol dire che annulla la sentenza di assoluzione e rimanda a un'altra corte d'appello Che dicendo, calvario, ragazzi. rifate il processo seguendo queste Mentre ero indicazioni. fuori, perché nel frattempo mi sono fatto 4 anni di carcere. Sì, però immagino che tu fuori, cioè ecco, ti vorrei fare questa domanda. Prima di chiederti come hai vissuto il carcere, subito dopo il carcere tu come hai vissuto, cioè come vivevi? Perché immagino che eri una figura pubblica, non per delle cose diciamo lodevoli. Ti eri fatto 4 anni di carcere e un trauma subito diciamo importante. E attenzione, lui esce e il popolo perde il colpevole. Certo, Quindi si incazzano. certo. Ci sono state Esatto. le proteste il giorno della soluzione. Ci sono state delle proteste il giorno della soluzione, ma da parte di hooligan del Perugia, perché poi non ho ben capito se si Ma sono perché, stati- raga? Non lo so. Così. Allora, io mi ricordo il giorno della soluzione, che è stata da parte dell'appello, come hai ben detto, e mi sono ritrovato tutta la squadra mobile in fila in alta uniforme in segno di dissenso. Adesso poi qualcuno un giorno Ma forse chi- mi c'è dovrà la spiegare il polizia? perché. Vedo loro in alta uniforme e poi quando danno la sentenza di assoluzione fuori gli hooligan che cominciano a urlare come dei pazzi. Quindi Ora, giorno felice per te, ma poi immagino, cioè io mi immagino te il giorno dopo, che sei a casa. Allora, Raccontami ti la tua racconto prima giornata questa- da uomo libero. Ti racconto questa cosa perché è emblematica, nel senso Amanda era felicissima, piangeva, dice finalmente torno a casa, eccetera, eccetera. Io ero sotto un treno, non perché io stavo per uscire, stavo per rivedere la mia famiglia, ma semplicemente perché già mi immaginavo cosa dovevo affrontare là fuori. Certo. Cioè, il mio sogno era diventare quello che sono oggi, un ingegnere informatico. Cioè, tutto quello che mi hanno costruito sopra Certo. non c'entrava assolutamente niente e avevo una paura pazzesca di affrontare un mondo che non conoscevo più, non sapevo, Certo. non avevo più la direzione, Certo. ero totalmente allo sbaraglio e quando sono uscito la tensione su di me era mostruosa. Io mi ricordo sono arrivato a Bari dai miei quando sono andato in città, mentre camminavo per strada c'era gente che si è fermata con lo scooter, scesa per venirmi incontro e parlarmi. Io ero pure intimidito, dicevo cazzo, se vuole farmi del male sono cavoli. Allora, cioè, poi non mi è mai successo perché queste persone che si sono affacciate a me col tempo ho capito che erano le persone che si erano convinte anche guardando quello che diceva, devo dire grazie a mio padre e alla mia famiglia che soprattutto parlavano molto di quello che si stava facendo al lato difensivo. Ok, in paese o in pubblico anche? In pubblico. In pubblico, ok. E soprattutto mio padre e la mia famiglia hanno fatto tanto in questo senso. Certo. Quindi le persone che hanno seguito molto il caso erano per lo Sapevano. più sapevano Chi approfondiva, diciamo, poi chi aveva una conoscenza un po' superflua invece. Il problema ma è quelli che che avevano una conoscenza superflua non si avvicinavano più di tanto perché loro stessi avevano una sorta di paura, disagio, certo. dove dicevano ma effettivamente io cosa so comunque. E tu chi come è? hai vissuto questo primo periodo di libertà tuo? L'ho vissuto in grande depressione perché a me era una roba assurda andare tipo anche al supermercato e vedermi la gente che metteva la mano così mi fissava, Certo. o nei locali che tutti quanti stavano lì pronti a fissarmi, non dicevano niente ma stavano a parlare. Ti sei sentito molto solo e hai avuto delle persone accanto a te che ti hanno aiutato, degli amici che ti hanno sostenuto?
Ho avuto la mia famiglia e i miei amici che mi hanno sostenuto, però per lo più ero molto molto solo, nel senso proprio di affrontare la vita. Infatti molto spesso me ne sono andato a fare un viaggio negli Stati Uniti a incontrare la mia famiglia da parte degli Stati Uniti, Sì. anche per liberarmi. Beh, certo. Ma Però- lo sguardo, ad esempio, al supermercato in questi contesti, secondo te era più di paura nei tuoi confronti? Cioè loro ti temevano? Allora, Che di giudizio. difficile, O difficile di paura o di dirti. giudizio? Io ti faccio un esempio che poi ho raccontato anche in altri contesti. Per esempio, io diciamo, devo dire grazie alla città di Milano negli anni perché mi ha dato l'opportunità di ricostruirmi come professionista, quello che sono diventato oggi sono partito da Parma facendo un po' libero professionista, ma lo slancio me l'ha dato Milano. E di fatto mi sono ritrovato diciamo in questa città, ho ricominciato a ricostruire amicizie, connessioni e quant'altro, ma ed erano i primi, diciamo, erano già passati qualche anno, però erano i primi anni in cui potevo veramente affermarmi come persona libera. Era quando c'è stata la Cassazione definitiva, perché prima non mi avrebbe mai preso nessuno, nemmeno come libero professionista, perché avevano paura appunto della continuità o comunque Quindi intendi, diciamo, dal 2015 in poi? dal 2015 in poi si intende. Ok. Nel mio percorso a Milano c'è stato un giorno, per esempio, ti faccio Sì. ti dico questo aneddoto, che stavo in Corso Como con dei miei amici, c'erano delle ragazze che parlavano fra di loro in una comitiva e diciamo mi avvicino a una ragazza dicendole ciao, questa scoppia a piangere, così dal niente, cioè gli ho detto solo ciao. A un certo punto le amiche si rivolgono a me e dice ma cosa hai fatto? Io ho detto, guarda che sono a distanza, cioè, non ho fatto... Madonna, raga. Brutto. Terribile. In quella situazione, cioè, mi sono pietrificato e ho detto ma cioè, perché scoppia a piangere? Cioè, me lo chiedevo, dicevo ma che cosa è successo? E lì cioè, sono rimasto lì un po', sai, sbigottito, un po' in shock, e gli amici poi gli amici maschi che erano pure mezzo ubriachi hanno cominciato a fare, sai, bulli dicendo che cosa stai facendo, guarda che... E gli amici miei che mi tiravano dicevano andiamo via, andiamocene subito. E ho detto, gli rispondevo ai suoi amici, guarda che io non ho fatto assolutamente niente, gli ho detto solo ciao. Certo, il pregiudizio. Da come l'hai descritta è tremenda, perché ho la percezione che magari in certi momenti, nel tuo caso, avessi provato a tornare ad un barlume di vita normale, no? Dici ci provo con una ragazza, Certo, faccio una ovvio. cosa normale anche in automatismo, Certo. e poi arriva di nuovo quello schiaffo, no? di quella mostruosità che avevano costruito un personaggio che non è tu, no? Uno stigma. Perché voi immaginate il contesto, no? Cioè un ragazzo di Bari a Perugia con una ragazza americana, c'è una compagna appunto di stanza di questa ragazza americana trovata morta, Perugia subito, un subbuglio, su tutti i giornali iniziano particolari della loro relazione, l'appunto sessuale, il reggiseno, il gioco d'amore, gli altri elementi, altri personaggi, cioè si crea una cosa Una soap opera. dove anche il popolo teme il mostro, che viene dipinto come tale, Certo. teme la paura di non avere poi un colpevole, quindi il colpevole c'è ancora, potrebbe uccidere anche me, e quindi nel momento in cui lui viene incarcerato c'è un attimo di sollievo, poi viene scarcerato e no, Il mostro è il mostro è di nuovo libero. ancora in giro. E come fai a distruggere quella cosa? Come ha detto lui, ci vogliono Sì, anni, ma senza anni. contare il fatto che hai rovinato delle vite e non hai dato giustizia a una persona che cioè non hai fatto giustizia nemmeno alla famiglia. No, la cosa assurda è che la procura aveva Rudy Guedè, che è stato sulla scena del crimine. Non le hanno mai, diciamo, lui non è manco stato interrogato come noi, ha avuto subito l'avvocato, è stato seguito dall'avvocato, quindi si è subito, come si dice, parato la schiena. Certo. In tutti i sensi, e dopodiché non gli hanno mai voluto fare domande specifiche nel suo processo. Cioè si sono ancorati semplicemente sul fatto dobbiamo fare bella figura, dobbiamo tenere tutti e tre colpevoli. Follia. E basta. Follia. È strano, Perché perché nel momento in cui tu prendi uno che è sicuramente il correo, cioè tu prendi e processi la persona che sicuramente è stata sulla scena del crimine e che lo ammette. Lui fornisce una versione poi che vabbè è paradossale, infatti non è stata creduta, ma la cosa logica è che poi tu vada a interrogare questa persona dicendo va bene, parlaci dei tuoi correi, cioè parla delle persone che con te hanno commesso il delitto, quindi che ruolo hai avuto, e magari lui, la persona
tipo, spinta dalla possibilità di diminuire le proprie responsabilità, potrebbe anche inventare, potrebbe Certo, dire, ovvio. beh, allora io mentre la tenevo gli Guardavo, altri colpivano. certo, sì, sì. Lui non lo dice mai, lui poi cambia delle versioni, però non mette mai in mezzo loro direttamente, soprattutto Ok. nella prima frase, salvo poi dire, forse ho visto un ragazzo nel corridoio con una giacca a papiri, mi sembra, Sì, che sì. poteva somigliare, poi dice di aver visto Amanda. Poi lo ritratta, Ok. quindi lui in realtà non li mette mai in mezzo Certo, in maniera vera e certo. propria, il che è molto strano. Torno sempre sul punto, cioè comunque questo legame tra chi indaga e i mass media hanno creato poi questa cosa qui, cioè come si può arrivare a un punto in cui si può limitare questo rapporto tossico tra chi deve indagare e la stampa italiana, che mi sembra che facciano solo casini. Assolutamente, io ti posso fare anche un esempio proprio pratico Vai. che è successo sia a me che a Amanda. Mi sono messo a scrivere in cella un piccolo diario, diciamo, per passare il tempo, soprattutto nelle prime settimane, no? E parlavo anche nel mio diario anche dei cavoli miei, tipo certo. le persone che incontravo, che avevo conosciuto un aiutante della psicologa che era carino, cioè cose... Cazzi che- tuoi, che cioè cavoli giustamente miei. il tuo diario scrivi il cazzo Niente, tuo. dopo allora l'avvocato mi aveva messo in guardia dicendo stai attento al diario eccetera. Sta di fatto che arriva l'avvocato il giorno che vengono a fare una perquisizione in cella, chissà perché, trovano il mio diario, il giorno dopo tutte le pagine del diario erano state pubblicate su Dai raga, ma a me ste robe mi Assurdo. fanno girare i coglioni, cioè è terribile e non esiste una soluzione purtroppo. Una Anche volta che le però metti per- nell'equazione vai a lì rintracciare rimangono. la persona che l'ha certo. fatto uscire. Abbiamo parlato anche per il caso Una Bomber, ad esempio, cioè Mhm. che veramente a un certo punto si apre questo mondo mediatico ed è impossibile quasi da stoppare. Sì, Perché nel ma- momento in cui tu butti nell'equazione mediatica l'elemento X, che sia su Raffaele, su Amanda, su Meredith, quello rimane. Sì, sì. E come al solito, no, smentirlo spesso è proprio impossibile. Sì, non c'è mai un caso in cui la stampa sia intervenuta a beneficio di un caso, cioè forse magari chi l'ha visto qualcosa avrà aiutato, però in casi in cui c'è un processo in cui la stampa interviene è sempre dannoso, è sempre deleterio al processo stesso e all'accertare la verità dei Ma fatti. fanno semplicemente gli interessi della procura e basta, cioè l'interesse è della procura. Certo, Loro- perché se il materiale ti arriva da loro, io ti dico guarda, te lo do, ma tu indirizzami la narrazione, perché poi alla fine è costruzione di una narrazione, ragazzi. Cioè io preparo il terreno per un processo manipolando l'opinione pubblica in base alla narrazione che ho in testa io, che voglio che si costruisca e si sedimenti nella testa delle persone. Opinione no? pubblica che poi chiaramente spinge verso una determinata soluzione. Vabbè, certo, l'opinione pubblica vuole... È quello che abbiamo letto anche Però all'inizio. la mi stai trascrizione. facendo venire in mente anche un'altra situazione che poi mi ha scioccato quando ho visto il documentario, che è il caso di Brembatti di Sopra, Bossetti. Bossetti. Chiara Gambirasio. Iera Lui è Gambirasio, sì, è l'imputato, Bossetti. Ah, sì, La vittima scusa. è Iara. La vittima è Iara Gambirasio. Sì, mi stavo anche perdendo un lì... attimo. Allora, lì io mi ricordo nel documentario si vedeva che poi, diciamo, c'era scritto che era una situazione vera. C'è stato un sacco di tempo, mesi, in cui il procuratore non riusciva a cavarne via niente. E a un certo punto, cioè nel documentario, i cittadini con la forca che vanno contro il procuratore Certo, perché si sì, sentivano insicuri. C'è anche questo nostro desiderio di risposta, di avere sicurezza in generale, comunque porta pressione in questi casi nelle Sì, indagini. e non aiuta ad accertare la verità dei fatti. E soprattutto io ho notato una cosa, no? Spesso abbiamo rotto le scatole anche in passato io e Federico sulla questione in termini giornalistici del tono, no? Cioè come tu affronti una notizia, non è solo il dare la notizia, è il Certo. come dare la notizia. Certo. Perché se uno si limitasse a fare cronaca, ma riportando dei fatti in maniera più neutra, oppure mettendo infiniti punti interrogativi, no? C'è stata questa cosa, ma come capita ogni tanto quando parliamo noi di casi, mettiamo sempre le mani avanti dicendo questa è una supposizione, questa può essere una fantasia, questo invece è un fatto, questa è una carta, invece no, cioè molto spesso, come dici tu, viene presa una foto, viene preso il dettaglio, viene preso quello e diventa il titolone del giornale che rimane nella mente dello spettatore Assolutamente. anche per tutta la vita. Assolutamente. Io immagino che molte persone, oggi perché parliamo di te, molte persone avranno un'immagine di te che magari deriva da un telegiornale No, di ma ti posso anni dire, fa. io quando l'ho visto ho avuto quel tipo di percezione certo. lì e adesso vi dico porca puttana, cioè è folle
Cioè io spero che da questo podcast lui possa uscirne con un'immagine da persona innocente qual è, non so come dire, perché io stesso quando l'ho visto mi rendo conto di essere stato condizionato da quella è la forza delle immagini, ragazzi, cioè non è che scappi, il cinema è servito anche per far propaganda, non a caso. Ti do un dettaglio, per esempio, quando c'è quella fotografia che poi è diventata famosa nel mondo, che io gli do un bacio ad Amanda, sì. Quel bacio in realtà è stato solo uno. Vabbè, ma anche se fossero stati 2 ragazzi, cioè no, però per dirti il fatto che sono stati, il fatto che sono stati tanti baci, ma io ti posso baciare per consolarti, ti posso, cioè, ma che senso ha? Cioè un frame di un momento che non racconta assolutamente però come nulla. dice Raffaele, qua torniamo al discorso di come costruisce la notizia. Se io ti do un bacio, minchia, tu ti baci mentre c'è stato un omicidio, io ti do un bacio affettuoso, quello era un festino sessuale, certo, quindi erano certo, ricordo esattamente. Poi lo ripetono sotto tutta la telecronaca, la descrizione, dicendo lì era la casa dell'omicidio. È semplicemente cinema, cioè è la regola diciamo più vecchia del mondo. Sì. Tu hai citato il documentario di Bossetti, a me non è piaciuto né dal punto di vista tecnico né proprio dal punto di vista che esprime quel documentario là, però c'è una cosa importantissima che viene detta. A un certo punto si parla della foto che viene diffusa su Bossetti col cane, quella sul divano che sembra completamente psicopatico, sì. E c'è un passaggio molto reale in cui viene detto questa era l'unica foto che doveva andare in giro, perché era la foto che lasciava proprio cinematograficamente intravedere un killer, no? E qualsiasi altra foto di un momento più normale la faccia, era venuto meglio, avrebbe normalizzato e distrutto proprio questa figura mostruosa. Come dici tu, un conto è un bacio dato magari alla propria compagna per rasserenarla un attimo, per farsi forza a vicenda, un conto è la pomiciata sconcia davanti al cadavere, cioè sono delle cose completamente diverse che servono perché tu costruisci quello. In totale una narrazione. Quanti anni hai fatto di carcere in totale? 4 anni. 4 anni. Come ti sei trovato all'interno del carcere? In che carcere eri? Sono stato all'inizio in Capanne e poi mi hanno trasferito nella sezione dei protetti a Terni. Ok, cosa ci puoi raccontare dalla tua esperienza in carcere? Allora, dal punto di vista umano ho avuto, diciamo, la visione e la conoscenza di tante cose che molte persone sicuramente non avranno forse nella vita, forse è meglio, non lo so onestamente, però sicuramente i magistrati dovrebbero avere quel tipo di esperienza, secondo me. Perché dici così? Perché ti fa vedere un lato dell'umanità che in realtà noi pensiamo che siano degli scarti, ma in realtà sono esattamente lo specchio di quello che siamo noi come società. Certo. Questo secondo me è la cosa più importante. È quello che siamo noi come società, che mettiamo sempre la polvere, cioè buttiamo via la spazzatura, mettiamo sempre la polvere nell'angolo, ma in realtà quando si tratta di esseri umani sono comunque il prodotto di quello che stiamo facendo noi, di quello che viviamo noi, di quello che abbiamo costruito noi come società. Certo. Quindi non è che li sto giustificando. No, assolutamente, però siamo comunque una collettività e ci rappresentano anche loro, non so come dire. Faccio un esempio, la suddivisione tra protetti e non è una cosa che è nata, diciamo così, nell'ambito naturale delle cose, è semplicemente una divisione che si è creata nell'etica e nella morale della società stessa, cioè tutto quello che è una violenza nei confronti di donne, bambini o anziani o comunque persone deboli, indifese in generale, ti mettono in una sezione a parte. Perché moralmente ed eticamente chi fa furti, magari ha picchiato a sangue, magari gli sta sul cazzo uno che ha violentato un bambino o perché si sente moralmente ed eticamente superiore. Certo. È così. Oltre al fatto che esistono regole non scritte, anche doversi fare la doccia con le mutande, cioè è una cosa che non c'è scritto da nessuna parte, no? Però per i detenuti è importante, perché tu ti dovresti, tra virgolette, coprire e vergognare di quello che hai fatto, anche psicologicamente. Ok. E quindi anche se sei indagato, a loro non interessa, perché tutti quelli indagati, se finisci in carcere sei colpevole. Chiaro. Quindi sostanzialmente, ma anche a livello umano, cioè vedere che comunque la maggior parte delle persone che finiscono in carcere, che poi molti sono innocenti, ci sono anche i colpevoli. Certo. Ci sono sia colpevoli, però il problema è che ci sono anche tanti innocenti.
perché per me, cioè, una persona che finisce in carcere accusata di pedofilia, che era un professionista, uno psichiatra, che viene accusato dalla moglie giusto un anno dopo che sono stati divorziati, si sono separati. Uh-huh. E le accuse sono perché la babysitter ha visto che gli dava un bacio alla bambina quando aveva un anno, cioè. Sì, robe folli, no? Robe che tu dici, Quindi voi vi trovavate, parlavate anche cioè, insomma, ognuno vi raccontavate vicendevolmente le vostre esperienze processuali, non so come dire. ma in realtà devi presentarla a tutti quanti, è una regola non scritta, Cioè? anche quella. Il tuo casellario penale Ok. deve essere conosciuto dagli altri che stanno nella stessa sezione. Vogliono sapere che E quindi come fai a farlo? Cioè, come funziona? funziona che chi sta in cella con te Deve sapere cosa hai fatto e quindi devi dirglielo tu. Vabbè, nel tuo caso immagino che lo sapevano già. Esatto, non me la, l'hanno fama, anche chiesto. la fama ti precedeva, diciamo. Esatto. Eri nella sezione protetta, quindi tu minacce o cose violente non ti sono mai capitate perché eri in una sezione. No, succedono anche lì. Succedono anche lì. Io non sono stato minacciato direttamente, però tipo ti posso fare l'esempio di un ex carabiniere che era stato messo in sezione protetta perché era stato accusato di aver violentato in gruppo una persona, un travestito. In più magari anche carabiniere, quindi cioè, diciamo doppia cosa. Sì, un ex carabiniere. Cioè messo in sezione protetta anche in quanto ex carabiniere, Sì, immagino. Presumo di sì. Di default, esatto. E a un certo punto ha cominciato, diciamo, a voler parlare con l'amministrazione penitenziaria in maniera un po' più accentuata degli altri per cercare di agevolarci nel farci andare più spesso al campetto, darci più possibilità di movimento. E farci Richiedeva più veramente. diritti per voi detenuti, Esatto. ok. E questa cosa da parte di alcuni detenuti è stata vista come se lui fosse un informatore. Ok. E quindi mi ricordo benissimo che un giorno io non sapevo niente, però poi dopo ho ricostruito un po' le cose. Mentre stavo all'area c'era un detenuto che si è avvicinato a me e ha detto: qualsiasi cosa vedi Non hai visto un cazzo. nella tromba delle scale, corri. E io lì non sapevo bene che cosa fare. A un certo punto, mentre stavo cominciando a spingere per poter salire sulle scale il prima possibile, perché E c'era la fila, no? c'era la fila, volevo passare le scale il prima possibile. Perché sapevi che sarebbe successo qualcosa. Cerco di capire, dico, ma a chi vogliono? A chi vogliono far male? Non me l'ha detto nessuno, però la mia intuizione mi diceva che era Quello lì. E infatti la prima cosa che gli dico, gli busso alle spalle e gli dico la stessa cosa: qualsiasi cosa succede, corri e vai direttamente in cella. Lui l'ha fatto, hanno fallito completamente il piano, si sono messi a urlare, hanno trovato coltelli, hanno trovato... Quindi volevano proprio ammazzarlo, cioè volevano... E tu da quel giorno hai subito ripercussioni, minacce indirette? Non ti hanno sgamato, secondo O me. no? No, non mi hanno sgamato. Ok, per ok. questo. Però Gallo, mica hai salvato una vita probabilmente, porca puttana. Non lo posso dire con certezza. Vabbè, però potrebbe essere. Potrebbe Guarda che essere. non fai il PM tu, perché già ho sentito coltelli, già il tentato omicidio. Beh, mica che cazzo cosa gli fai con un coltello? Ferimento. Ok, però comunque... La cosiddetta puncicata a Roma. Sì, per sì, esempio. beh, vabbè, comunque cioè, non è che Obbligatoria. non gli avrebbero fatto bene, ecco, karma buono, mettiamola così, allora, karma buono. Esatto. E hai stretto dei legami con dei tuoi compagni di cella con cui sei magari ancora in rapporti oggi? Allora, i legami li ho stretti, infatti alcuni li ho anche come amici su Facebook, però non ci siamo più incontrati, ho una sorta di, Repulsione. non repulsione verso di loro, ma No, rispetto a quello che per io, certo, non perché verso di poi loro. io ci penso a queste cose, no? Immagina che, come hai detto tu, no? Sei andata a quella festa, hai visto magari quella persona si ritrova in un giro che tu che ne sai. Cioè io adesso ho paura anche di quelle cose. Certo, ovvio. E, ho Sei paura. terrorizzato che ti possano indagare per qualsiasi roba. Cazzo, ti capisco. Com'era la Incredibile, giornata, follia. diciamo, lì, tipica? La giornata tipica è che stai in cella. Per fortuna io avevo molte lettere da parte soprattutto di statunitensi. Infatti questo Ti arrivavano le lettere di... di persone degli Stati Uniti. Ok, che ti- È perché Amanda era
diciamo, vista come Innocente. come innocente Nel suo paese? Perché nel suo paese la cronaca era molto più innocentista sicuramente. Ok. E- Vedete come cambia la percezione No, vedi come se con cambi, la narrazione. se cambi la narrazione cambia tutto. Esatto, il Cioè, processo era lo stesso, comunque in Sì, carcere, raga. però la percezione è completamente ma diversa. io- Da una parte c'hai quelli che ti aspettano fuori, dall'altra c'hai le lettere. Ok? E ti dicevo, ricevo molte lettere, ho avuto anche lettere da italiani, però per lo più erano americani, e qualcuno inglese, perché ovviamente io tipo gli inglesi ricevo lettere da studiosi del DNA e quant'altro che avevano capito che c'era un problema. Ah, cavoli. fondo. Ti dirò, erano tutte lettere che comunque mi hanno fatto molto piacere perché mi facevano occupare il tempo, e poi certo. quello che mi ha secondo me salvato dal punto di vista psicologico, perché poi mi hanno offerto più e più volte di usare psicofarmaci, e poi oltretutto Nei carceri sempre di più, ragazzi, io ho dei miei amici che sono stati in carcere e mi raccontano proprio che c'è l'ora della terapia, che non è cioè, è una terapia per tutti, se tu la vuoi te la danno. È una sedazione. E c'è carceri piene di zombie e tu a una certa dici lo faccio perché non sai come passare il tempo, non sai cosa fare, ti danno stordisci. sei perfetto, Certo. perché sei addomesticato, e sì, è un altro tema importante questo. esatto, perché ti vogliono far diventare una pianta, cioè loro già vivono una situazione depressiva che devono sentirsi ogni notte gente che urla. Certo. E per darti un'immagine di quello che ho vissuto giornalmente, me lo ricordo che ho sentito fortissimo dentro di me questo contrasto tra il dolore e diciamo una situazione di avere diciamo un sollievo. C'era il mio vicino di cella che era napoletano, che mentre io non riuscivo a dormire, lui nemmeno, perché si sentiva gente che urlava perché si stava o tagliando, stava facendo insomma cose contro se stessi piuttosto pesanti. E in questa situazione in cui non potevo dormire mi affaccio alla cella, lui mi vede in ombra perché l'ombra della luna ci proiettava le vede che nostre ombre, risveglia. e a un certo punto lui mi fa, dice: se vuoi ti racconto una serenata. E ho detto grazie, va bene, sentiamo la serenata. Mi canta questa serenata napoletana col sottofondo di questa gente che urla, Madonna. cioè, Però è un'immagine pure questa Quasi molto, poetica. molto bella, sì, molto cinematografica. E vedi poi come ti riesci a dare supporto umano con anche delle piccole cose, no? esatto. E io nelle piccole cose mi aggrappavo, oltre al fatto che io ancora ci credevo, infatti ho continuato a studiare, non ho mai preso psicofarmaci, mi sono rifiutato anche se me li hanno consigliati più volte, perché sapevo che avrebbero in qualche modo intaccato Anche magari non avresti seguito una terapia corretta all'interno del carcere. Ti davano quello Perché che- ti davano una roba per annullarti e basta. Esatto. E tra l'altro, insomma, questo mi ha aiutato tantissimo anche a focalizzarmi nello studiare, rispondere alle lettere, passare il tempo anche con gli altri detenuti e conoscere delle storie allucinanti, come dicevo, anche se sono persone ai margini, persone che, cioè io ho parlato con gente che ha fatto della pedofilia, ma seriamente, cioè colpevole, anche se magari loro dicono che non hanno fatto niente. Però ti faccio l'esempio. Beh, come diceva Morgan Freeman nelle ali della libertà, qui siamo tutti innocenti. Sì. Ti faccio l'esempio, un uomo che aveva 75 anni, anche di più, che ti racconta come lui da piccolo era stato violentato per anni da parte dello zio fino all'adolescenza, e con la famiglia totalmente che era tutto normale. Conniventi. Erano conniventi e nessuno gliene fregava niente, ed è cresciuto con l'idea che tutto questo fosse normale. Certo. Che lui viene accusato e poi condannato perché un giorno si incazza perché un ragazzino di 9 anni stava facendo troppo casino. Che fa? Lo prende, lo porta nel sottoscala e gli infila una mazza di scopa Ok. nel sedere. Sì. E lui lo racconta anche con rabbia quello che ha fatto, però come se fosse una punizione, tipo che gli ha dato uno schiaffo. Certo, come se fosse uno scappellotto. Perché Cioè, per lui era normale. Non distingueva la differenza. E lì ti fa capire, ma non è il solo, tipo c'era stato anche, avevo visto un rumeno che portava in giro a tutti quanti facendo vedere la fotografia della ex compagna, dicendo io non le ho fatto niente, gli ho dato soltanto due schiaffi, e cioè vedevi la faccia di questa povera donna completamente tumefatta. Quindi proprio non avevano la percezione Dissonanza della realtà, cognitiva una totale. dissonanza. Di fatto questo, diciamo, e comunque
un meccanismo che dipende da quello che hanno vissuto queste persone, dalla società in cui hanno vissuto, dall'ambiente. Sì, e di come il carcere non aiuti a riabilitarli No, e a curarli, no? Non gliene frega niente a nessuno. Certo. È come se avessero imparato un linguaggio diverso dal nostro. Esatto. Anzi, loro si sentono, diciamo non loro in generale, però molti detenuti si sentono più considerati e più individui in carcere dopo del tempo che non fuori. E Perché nella queste società civile. perché nella società Non avrebbero un ruolo. non avrebbero nessun ruolo. Invece non all'interno del carcere riescono magari a ritagliarsi un ruolo, magari anche di rilievo, perché è una micro società Beh, fondamentalmente. per chi non ha nulla, magari anche solo un letto e un pasto caldo Certo. tutti i giorni. Certo. Per qualcuno potrebbe essere anche una situazione migliore di quella di provenienza. Per un tempo limitato, perché ho avuto Certo. anche questa esperienza. C'era diciamo, un senza tetto che mi ha fatto anche un po' tenerezza, perché lui mi ha raccontato un po' la sua storia. Per me era abbastanza assurda. Cioè, lui era stato accusato di aver molestato una ragazzina, una bambina, perché in pratica era stato accusato dai genitori, perché ho letto anche il suo, diciamo, come si Suo dice, fascicolo. non era un fascicolo, era la notizia di reato, cioè l'elenco. In pratica la descrizione era che questa bambina a un certo punto i genitori la perdono di vista, non c'era più, e trovano questa bambina che stava giocando fuori vicino a sto senza tetto, ma lui era steso per terra, era mezzo ubriaco e si divertiva e sorrideva con questa bambina che stava lì, diciamo così, a giocare. Però non è che la prende e la porta via, cioè lui è rimasto, cioè non è una situazione dove lui sta scappando, l'ha preso. Chiaro. Non c'è niente. Stava un po' malconcio lì. Stava soltanto malconcio e si stava divertendo dal fatto che Ok. stava sta ragazzina a giocare con lui. Insomma, l'accusano, gli mettono un avvocato di ufficio, si piglia 6 mesi. Lui mi dice: ma io almeno c'ho un letto e un posto, c'ho qualcosa di caldo da mangiare. Certo, per un po' di tempo va bene, però la limitazione della libertà, anche se stai in una reggia, sempre- certo. arriva il conto e dopodiché cioè comunque diventa sofferenza per chiunque. Certo. Ecco, parliamo di libertà perché, ripercorrendo, quindi marzo 2013 abbiamo detto Corte di Cassazione annulla la sentenza di assoluzione, Si fa un sostenendo... appello. Vai. Appello bis, quindi Vai. rifanno di nuovo il processo Punto a d'appello, capo. seguendo le indicazioni date dalla Cassazione, addivengono in questo caso a una condanna. Nuovo ricorso per Cassazione, e qui accade una cosa molto particolare, quasi un unicum nei casi di omicidio in Italia, perché tendenzialmente la Cassazione che fa? La Cassazione è un giudice di legittimità nomofilattico, quindi lo scopo della Cassazione non è rivedere il merito, il fatto, ma dire se la legge è stata interpretata ed applicata correttamente. Ok. Per questo tendenzialmente la Cassazione, in casi così importanti, quando annulla, rinvia. In questo caso la Cassazione annulla senza rinvio e dice: il fatto tanto ormai è chiaro, e fa una statuizione quasi di merito. E quindi grazie alla Cassazione si addiviene all'assoluzione Minchia. senza più rinvio. Vabbè, anche perché hanno fatto 18 Sì, ma rinvii, raga, quindi- perché diventava ridicolo, cioè. E questo a un nel certo 2015. punto- Sì, però è stato criticato anche questo da alcuni giuristi che hanno sottolineato la cioè, un vizio di peculiarità. forma? Allora è stato sottolineato, io non sono d'accordo, Ok. però è stato sottolineato il fatto che in teoria la Cassazione nel momento in cui annulla un pronunciamento deve far rivivere un altro pronunciamento. Quindi dicono: se tu hai annullato la sentenza di appello bis di condanna, in teoria non mi puoi far rivivere la sentenza del primo appello di assoluzione, perché quella è stata a sua volta cassata. Certo. Quindi tu hai Cassazione contro Cassazione. È un Jumanji giuridico. Ed è una cosa rara comunque in Italia, È una no? cosa rara. Però perché era evidente, Per cioè, fortuna, credo sì. perché fosse evidente e lampante. Ti posso fare una domanda? Tu e Amanda, da quanto vi frequentavate quando è successo il 2 caso? settimane. 2 settimane, cioè nulla. Esatto, nulla. Il nulla, e la cosa assurda è che mi sono ritrovato a dover decidere di mia totale sponte se affrontare una vita come questa, dove ho avuto un processo enorme, distruttivo e quant'altro, oppure dire una bugia di dire no, non so, Amanda se n'è andata, non so quando è tornata, fare il vago e uscire con un peso di coscienza. Avresti potuto scaricare delle responsabilità a lei.
Sì, scaricarle totalmente la responsabilità, non accusandola, ma facendo il paraculo, come si dice. Tirandoti fuori, fondamentalmente. Tirandomi fuori. Ho fatto la scelta, per me, che rifarei nel senso giusta, perché una persona, una ragazza, una donna, qualsiasi persona nel mondo, non si merita di subire questo schifo, soprattutto da persone incompetenti e persone che mi hanno messo addirittura durante quei giorni, parlando del 6 e del 7, mi hanno messo davanti a 20 persone della squadra mobile e non, denudandomi e tagliandomi del peli pubblici dicendo che dovevano essere analizzati. Poi scopro dopo, perché vabbè non faccio questo mestiere, scopro dopo che erano totalmente inutili, perché un pelo senza bulbo non puoi fare nessun tipo di analisi. Ma scusatemi, e adesso, ma rispetto a queste cose qui c'è un processo dove questi stronzi pagheranno quello che hanno fatto oppure no? No. Il reato di tortura è nuovissimo. E ricordo che quando è stato introdotto il reato di tortura, la polizia italiana ha pure avuto l'ardire di protestare. In che maniera? Sono arrivati i black bloc a Milano e la polizia è rimasta ferma a guardare i black bloc bruciare mezzo Milano. Questo, complimenti. Che è un altro tema ricorrente. Complimenti al questo. Fate Bene Fratelli, sempre. E Francesca, voglio chiederti una cosa, no? Perché giustamente Federico diceva tu non hai potuto poi denunciare questi abusi. Parliamo della questione risarcitoria. Perché, allora, al di là del fatto che ovviamente noi qua stiamo trattando il punto di vista di Raffaele, in parte anche Sì, però di Amanda. non solo risarcitorio, cioè io vorrei capire com'è possibile che nessuno paghi per gli errori che ha fatto e per gli abusi che queste persone hanno dovuto subire. Cioè, No, io lo anche chiedo a quello. lei perché questo è un aspetto tecnico. Certo. Quello degli abusi l'abbiamo detto prima, purtroppo alle volte... Sì, ho capito, ma com'è possibile che No, guarda, Cioè- ti faccio un esempio per due casi che in questo momento io sto seguendo. Il motivo che io dico sempre, il reato più difficile, i due reati più difficili da difendere, peggio anche l'omicidio, sono oltraggio a pubblico ufficiale Certo. e resistenza a pubblico ufficiale. È incredibile. Perché Però ragazzi, ma qualsiasi allora vogliamo... strategia tu possa adottare è la parola di 3-4 carabinieri contro ma quella del tuo assistito. perché deve valere o di 3-4 più? Perché deve poliziotti. valere di più? Perché sono pubblici ufficiali. E che cazzo vuol Questa è la dire? motivazione. Quindi a meno che tu non abbia un video, e spesso quando hai video, cioè purtroppo le persone giustamente dicono bene, io mi riprendo quando credo di star subendo un abuso perché così precostituisco una prova. Quello è là che tendenzialmente poi fa arrabbiare la gente ancora di più e che fa scattare l'arresto, cioè la colluttazione per eliminare il telefono, Classico, sì. violenza, arresto. E quello è il reato più difficile in assoluto da sostenere in giudizio, perché tu non puoi neanche dire i carabinieri mentono, la polizia mentono, cioè non c'è un'apertura alla possibilità che il pubblico ufficiale abbia mentito o abbia abusato, perché questo metterebbe in crisi la fiducia che si dovrebbe avere. Allora possiamo dire che in questo Stato gli organi di polizia e gli organi competenti a fare le indagini, cioè per loro la legge non è uguale a noi? Ce ne sono poi alcuni bravissimi, guarda i Non casi sto che dicendo sono questo, sto sorti. dicendo che nel caso se io compio un reato vengo giudicato in una certa maniera, se io poliziotto compio un abuso vengo giudicato in maniera diversa. Siamo d'accordo? C'è meno, secondo me, propensione a dare credibilità alla parola dell'altro. Questo sì, sicuramente la parola di un pubblico ufficiale, di un poliziotto e un carabiniere ha più valore all'interno di un procedimento penale della parola del cittadino. Allora, faccio una domanda anche all'avvocato. Quanti giudici nella storia della Repubblica, tutta la storia della Repubblica, quanti giudici sono stati condannati? Zero, ti rispondo, zero. Quindi pensare che qualsiasi giudice nella storia non abbia mai fatto un reato, Non abbia pagato? Ah, cioè in che senso, scusami? Ah, cioè voi mi state Condanne cioè tutti i inflitte a giudici membri della della nessuno. magistratura. Ho assistito al processo di un magistrato per corruzione. Questo sì, poi non... sì, ma anche il pubblico ministero Mignini, che adesso è in pensione, anche lui era stato indagato per abuso d'ufficio nel caso del mostro di Firenze e ha fatto scadere i termini e si è avvalso della prescrizione. Oddio, in certi casi è successo, per esempio noi abbiamo intervistato Pier Camillo Davigo, È stato condannato. Lui ha di recente Sì, subito una condanna. Vero. Quindi diciamo che, però è molto raro ovviamente, Sì, è molto molto raro. raro. Sì. sì, No, perché ma possono soprattutto, fermare. cioè, tu sei per esempio d'accordo sul fatto che chi poi emette delle condanne e poi successivamente si evince che ha sbagliato, che paghi con delle... Cioè,
Vabbè, certo, la legge Vassalli nasce appositamente. Vassalli è il padre della nostra procedura penale. E quante volte viene applicata? Non solo viene applicata pochissimo la responsabilità civile del magistrato, viene anche in casi plateali, viene applicata pochissimo anche il diritto all'indennizzo, alla riparazione per l'ingiusta detenzione, cioè il momento in cui ti hanno privato della libertà, ti hanno messo in carcere e poi si scopre che tu sei innocente. Certo. Di default automaticamente dovrebbe esserti riconosciuta una riparazione per la Sì, libertà. per quanto il denaro non possa riparare gli anni di vita perduti, ecco. Infatti è Ne questo pagano che... tantissime e ne negano tantissime. A Raffaele è stata negata. Cioè te con l'hanno una- negata? Ecco, infatti Ma dai. volevo arrivare a questo punto, perché da una parte abbiamo gli abusi grandi, piccoli, poi come diceva anche Raffaele, una piccola autodifesa può essere un po' informarsi, ma ovviamente non è sufficiente. Ad esempio, se uno conosce un minimo la materia, magari può rifiutare alcune pratiche folli, poi quando ci sono abusi di altro tipo non riesce, però quello è difficilissimo da dimostrare, come abbiamo detto. Nello specifico è una questione tecnica riparatoria, cioè Raffaele ha fatto tutti questi anni di prigione, lasciamo stare poi, come abbiamo detto, che anche una volta ottenuta la libertà, Esatto. la sua vita non è più tornata quella di una volta, e quella cosa nessuno te la potrà restituire. Lasciamo perdere anche che noi stiamo trattando un punto di vista, quello di Raffaele, e anche parzialmente quello di Amanda, e ci abbiamo comunque una vittima, una ragazza, Meredith, e una famiglia che non ha ottenuto giustizia, ma lui non ha ricevuto alcun risarcimento del danno. Ci spieghi perché, Francesca? Perché è una questione tecnica, no? Sì, è la motivazione più gettonata, cioè ti viene negato il risarcimento nel momento in cui i giudici valutano che tu con la tua condotta, con il tuo comportamento hai concorso, comunque hai dato modo agli inquirenti di commettere un errore, cioè tu hai indotto in errore col tuo comportamento. E quale sarebbe il comportamento? Nel caso suoi addebitano di aver dato delle risposte differenti nei primi 3 interrogatori, nelle prime 3 audizioni. Tra l'altro nel momento in cui perché è un controsenso, perché nel momento in cui tu poi mi iscrivi come indagato, io in quanto indagato ho il diritto di mentire. Certo, cioè, cambia tutto. Ho riconosciuto il diritto di difendermi anche mentendo. Quindi è plausibile che io cambi versione. Sì, però poi loro sono arrivati a dire, questo dice anche la Cassazione nei suoi confronti, perché voi avete impugnato il primo diniego, se lui avesse detto immediatamente la verità e non avesse mentito, non sarebbe stato invischiato nelle indagini e non sarebbe stato mai fermato. Dove ho mentito? No, loro parlano di mendaggio. No, mendaggio perché? Perché secondo loro ho detto no, Amanda era uscita cambi di versione. Amanda è uscita l'1, invece era uscito il 31, cioè io mi sono confuso, gliel'ho detto. Tra l'altro gliel'ho detto, mi sono confuso su quello che avevo fatto e questo per loro è mentire. Cioè io il problema è che non ho avuto nemmeno un avvocato. È questo che tutto volevo questo dire. per loro è che come cazzo fai a non quello dargli che ti sto dicendo, cioè la follia tecnica di tutto questo è ridicola. si ricollega con l'inizio del racconto, cioè qui abbiamo la negazione del risarcimento per, diciamo, una non continuità di versione, no? Una disparità tra le versioni, ma si ricollega diritto, perché se tu mi indaghi io posso mentire, quindi tu non tra mi puoi l'altro dire, si ricollega al racconto che ci ha fatto Raffaele, cioè che lui viene catapultato lì, interrogato teoricamente in quel momento soltanto per dare dichiarazioni spontanee, senza un avvocato, e gli contestano il fatto che non tornino alcune cose, ma tra l'altro dopo la morte di una ragazza, dopo tutta quella situazione, cioè sarai un po' confuso? Sarai un po' nel panico? Quindi adesso lui non ha più modo di rivalersi, cioè hanno chiuso, basta. No, l'unica cosa che mi è rimasta è la Corte Europea, che sto ancora aspettando da anni ormai. Cioè che cosa, che azione avete dovrebbero fatto? fare? Abbiamo fatto azione per i diritti Corte Europea dei diritti dell'uomo. Corte Europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda appunto l'ingiusta detenzione che mi è stata. Certo. E cosa ti fa? Non ti stanno rispondendo? Non mi hanno ancora risposto. Corte Europea, ma porca puttana, dai. Cioè, come funziona, Francesca, solitamente quest'iter? Cioè... tempistiche. In teoria la Corte Europea dei diritti dell'uomo è l'ultima spiaggia perché un giudice sovranazionale. È oltre la Cassazione, però. Dica avete sbagliato. Sì, in Italia c'è i primi 2 gradi, l'ultimo in questo caso è la Cassazione, il secondo grado.
a cui tu fai la domanda, nel momento in cui ti arriva il rigetto della Cassazione, l'unica speranza è quella della Corte Europea. Famosissimo il caso Contrada appunto il concorso esterno in associazione mafiosa. Quello è un caso bellissimo della Corte Europea, dove praticamente loro dicono, dato che la figura di concorso esterno in associazione mafiosa non è prevista dal codice di procedura, ma è una creazione giurisprudenziale, tu non potevi condannare le persone a questo reato senza che loro ne conoscessero l'esistenza, ne fossero a conoscenza. Quindi devono tracciare un limite temporale rispetto a quando si è formato questo orientamento giurisprudenziale, dicendo prima di allora, se tu non sapevi l'esistenza di questo reato non potevi evitare di commetterlo. Certo. Interpretiamola così. Quanto tempo stai aspettando la Corte Europea? Ormai sono più di 3 anni, sono quasi 4 anni. Porca puttana, chissà quante cose avranno da fare. Secondo te hanno tante cose da fare lì? Corte Europea, guarda un po' quanti ne arrivano. Però 3 anni, porca puttana, sono tanti. Tu adesso ti senti un pochino, diciamo, nuovamente padrone della tua vita? Questo incubo si sta finalmente allontanando? Soprattutto perché hai deciso di venire qui a parlarne, perché per assurdo... Cioè io spero, anzi, almeno dalla chiacchierata che abbiamo fatto mi pare evidente di come tu abbia subito un'ingiustizia gigantesca e di come ancora tutt'oggi non si sia creata la narrazione del fatto che tu hai subito un'ingiustizia. Cioè a me non mi arriva. Cioè mi arriva come una cosa, l'hanno assolto, però... Bah, chi lo sa? C'è ancora il dubbio. Chi lo sa, capito? Certo. Quindi io spero che... quindi tu vieni qui perché hai deciso di venire qua? Ti volevo capire. E poi... Ho deciso di venire qua, come ho fatto interviste negli anni, soprattutto perché, insomma, ho visto, capendo un po' che tipo di persona sei, Federico, ho visto come la pensi e penso che siamo sulla stessa linea d'onda. Il secondo, anche per mostrare effettivamente qual è la realtà di chi sono e di quello che è la mia vita, di cosa faccio, di quello che ho vissuto, e non facendo passare soltanto il punto di vista di giornalisti che non sanno assolutamente niente né di me né della storia, perché oggigiorno ci sono ancora giornalisti che gettano fumo soprattutto sul concorso di Guédé, quando in effetti questo concorso non c'è. Ma poi basta, nella c'è una sentenza, basta. Allora, quello che la stampa spesso strumentalizza è il fatto che dicono Guédé è stato condannato per concorso con ignoti. Quali sono questi ignoti? Che è una stupidaggine a livello giuridico, perché nel momento in cui quella sentenza si è cristallizzata così non l'andrai a modificare, certo, perché un diverso processo si è concluso. Ma poi c'è stata una sentenza, basta, cioè mi sembra anche too much. Sì, però quel basta soprattutto a diciamo una cronaca che vuole lasciare ancora qualcosa di irrisolto. Ma perché? Voi stessi avete detto una famiglia che non ha avuto giustizia. Allora, una famiglia che non ha avuto giustizia perché le indagini e il capo di accusa è stato raccontato in un modo totalmente sbagliato. Certo. Quindi quello che loro si aspettano è che c'è stata, lasciatemelo dire, un'orgia dove è morta la loro figlia, ma in realtà le cose non c'entrano niente. Certo. Cioè la cronaca è diversa, la cronaca è che Guédé, che ha un passato di furti ed era già schedato, è stato preso dalla Germania, è stato riportato qua, ha fatto praticamente tutto da solo perché altre tracce non ce ne sono. Di fatto lui ha rotto la finestra con un sasso, perché lo faceva già in altre situazioni quando è andato a rubare in uno studio di avvocati. È stato trovato addirittura con un coltello nello zaino a Milano mentre stava scappando verso la Germania. Però tutte queste cose che vi sto dicendo non sono uscite. Esatto. Non ne parlano perché non fanno comodo alla narrazione dove sono. Però è incredibile di come si sia persa la dignità di fare il giornalista in questo paese. Perché è troppo più potente, io lo ripeto, cinematograficamente, vedere una coppia di due bellissimi ragazzi, brother, ma che hanno puttana, ma essere un giornalista dovrebbe essere un lavoro, cioè... Ma qualcuno l'ha fatto, Federico, soltanto che sono pochi e vengono messi nell'angolo. Certo.
Vabbè, quello che vende il gossip È il clamore. torna al caso di Bossetti. Adesso, al di là del caso in sé, ma voi vi ricordate la pressione, il clamore mediatico che si è creato attorno alla moglie? Sì. Non c'entrava niente, non era Sì, sì, indagata, sì, sì. non c'entrava niente, Ha voglia. la seguivano perché era una bella donna e intrigava questo rapporto. Ma io ho sottolineato la loro bellezza non a caso, non sto scherzando, non è un elemento ininfluente. ragazzi. Assolutamente, anche Non è la un bellezza di Amanda sicuramente ha contribuito a rendere più, cioè il fatto che fossero dei bei ragazzi giovani. Perché noi abbiamo l'immagine dell'attore magari hollywoodiano molto sì. bello che interpreta il Che è serial l'altra- killer, per no? esempio, la cosa agghiacciante per me di Luigi Mangione, se vi posso dire, cioè indipendentemente da tutto, io questa ossessione per cioè io la trovo spaventosa. Sì, l'avevamo accennato forse con Daily e Calenda. La trovo abominevole. si Cioè, è- a me non- Sì, viene divinizzato perché è esteticamente gradevole. ma raga, ma che cazzo, siamo veramente Sì, sì, strani, ha siamo- avuto, diciamo, anche secondo me per quello che ha fatto, ma ha avuto ed ha tuttora un trattamento completamente diverso perché ha un'estetica di un certo Perché la narrazione, esattamente, cioè è come se i processi vengano viziati dalla narrazione che viene costruita dai media. E questa cosa, a un certo punto, ragazzi, Più che altro bisognerà uno, interrogarci secondo su me, come intervenire su questa cosa. Uno, secondo me, può anche essere ideologicamente dalla parte di Mangione dicendo ok, lui Vabbè, ha ma fatto... brother, ma ha ammazzato, cioè, comunque un padre di famiglia. No, ma infatti cioè- dico, qualcuno potrebbe dire ideologicamente sì, ok, uccidiamo il ricco Il giustiziere, e vai. soprattutto nello specifico quello che negava V per ma io vendetta. sono sicuro al 100%, perché di queste cose ne ho visto, che se lui fosse stato Brutto. esteticamente Weinstein, Certo, era una merda. non sarebbe stato dipinto allo stesso Certo, modo. ovvio. Sarebbe stato dipinto come l'orco mostruoso che uccide un essere umano. Senti, ti faccio una domanda che non prenderla come domanda di gossip, ma sono, cioè, comunque la vita tua e di Amanda è per quanto vi frequentavate da pochissime settimane, comunque siete legati a doppio filo, no? Per la vita. Qualche cosa, sì. Allora, parlando di oggi, non so se vogliamo Certo, passare sì, al sì, capitolo, sì. parlando di oggi, nel caso specifico, io con Amanda ho sempre mantenuto dei rapporti, diciamo, pacifici, cordiali. Poi abbiamo fatto scelte di vita totalmente diverse, con percorsi diversi. Lei spesso dice: se non fosse stato per te, io a quest'ora sarei morta. Lo dice spesso nelle interviste. Io diciamo, quando stavo in carcere, comunque in tutta quella situazione, non stavo pensando minimamente a questo, cioè io quello che ho fatto l'ho fatto semplicemente perché per me era assurdo, era tutto assurdo, cioè era totalmente fuori di testa il fatto anche di essere indagato, visto Chiaro. che non ero mai entrato in quella stanza, e semplicemente dire la verità su una ragazza di 20 anni che era una studentessa come me, per me era il minimo sindacabile in termini anche di coscienza e di giustizia. E oggigiorno lei si occupa è andata per la strada diciamo, usando la notorietà per aiutare anche altre vittime di innocenza che sono state ingiustamente condannate e quant'altro. Siamo sempre rimasti in buoni rapporti. Poi lei si è data anche molto alla parte mediatica, Ha un podcast, giusto? un podcast col marito. Io invece ho cominciato piano piano a coltivare il mio sogno, e di fatto è stato per me diciamo una montagna in salita, perché all'inizio, avendo mille difficoltà, soprattutto a farmi conoscere come professionista dal niente, mi sono dedicato soprattutto a prendere sempre più certificazioni, a avere sempre di più il mio curriculum. Hai percepito pieno. che c'era un gap da colmare, no? È un gap da colmare enorme, e per farlo mi sono dato come un matto in tutto quello che riguardava il mio ambiente lavorativo e quello che amo fare, e questo mi ha permesso di entrare in quelle fessure qualche volta, come è successo anche con i miei clienti attuali, in quelle fessure dove addirittura, siccome il mio curriculum parla di competenze tecniche, chi dall'altra parte si stava interessando a cercare qualcuno non si è manco chiesto chi fossi a livello personale, ma sono entrato perché il tuo curriculum era talmente pieno da non porsi domande su chi sei umanamente. Esatto. In quel modo sono riuscito a svincolarmi anche per poco tempo. Infatti me lo dicono il CEO di U-Capital, che li saluto tra l'altro,
che mi dice: ma io prima non sapevo minimamente chi fossi, cioè lui non sapeva nulla, io ero entrato in un periodo di prova, poi ho dimostrato quello che sono capace di fare, dopodiché ovviamente dopo mi si è rinformato e ho detto cavolo, cioè è rimasto sconvolto, però sono entrato, come ti posso dire, in ombra, di socquatto nell'ambiente, nel contesto. Che però è anche un po' brutto se ci pensi, perché devi un po', cioè è come se lui avesse alimentato il suo curriculum per annullare se stesso, no? Beh, più Per che avere altro... attenzione. Per avere attenzione su una cosa che riguarda un passato, cioè che comunque è anche di cui non mi vergogno, ma non c'entra niente col mio lavoro. Certo. Non c'entra nulla. Io non volevo che si desse attenzione a quello che non c'entra col mio lavoro. E oggi qual è il tuo sogno? Il mio sogno è essere appunto a capo dell'infrastruttura informatica di una grande società, di una società di successo. Questo è sicuramente. Poi siamo andati in altri lidi, però ti rifaccio la domanda, quindi pensi ad oggi di esserti riappropriato totalmente della tua vita? A livello tecnico e di carriera, per me sì, perché io adesso collaboro anche con i maggiori esperti di Amazon, perché sono considerato a livello internazionale come un esperto del settore nell'ambito del cloud, e collaboro con loro anche diciamo in call dove c'è gente che viene da Sydney, da New York, da ogni parte del mondo, dal Giappone, per parlare delle domande di esame che verranno sottoposte agli studenti che vogliono imparare il cloud. Quindi sono riconosciuto. Cos'è il cloud? Posso chiedertelo? Sono curioso. Il cloud, per semplificarlo, è qualcuno che ti affitta delle risorse, parlo di IT, quindi fai conto come se fosse casa, i server, no? Uh-huh. Ti affittano casa per periodi di tempo qualsiasi periodo di tempo, può essere un minuto, un mese, un anno, spazio. 3 anni, Okay. Uno spazio. Una volta l'informatica, soprattutto dal punto di vista di servizi, erano compagnie che mettevano un sacco di soldi per comprarsi data center, Uh-huh. e dovevano pure mantenerli questi data center, Certo, hanno dei cambiare i costi. server, aggiornarli. Adesso c'è anche la possibilità appunto di affittare uno spazio anche per minuti, anche per secondi, e poi lasciarlo a qualcun altro. Ok. È una condivisione. Chiaro. E poi di lì si sono sviluppati tantissimi. Amazon conta quasi più di 300 servizi, quindi sono piattaforme immense che sono poi distribuite in tutto il Quindi dal mondo. punto di vista lavorativo sì. Ce l'hai fatta. Sul resto? Diciamo è più umano, relazionale, invece trovi ancora degli ostacoli. Allora, ostacoli veri e propri no, però sai cosa mi intristisce certe volte? È che vengo preso prima di tutto, cioè, soprattutto quando mi presento una persona, questa persona ha già l'immagine di me per quello che ha visto attraverso i media, Certo. e può essere positiva, può essere negativa, però comunque È viziata, non sei tu. Sia che sia positiva sia che sia negativa, non poi sei dopo tu. rimangono sorpresi, dicono: ma tu mi sembra di parlare con una persona totalmente diversa. E dico sì, perché in effetti mi hanno cucito addosso un vestito che non mi sta per niente. Ragazzi, la potenza del Faccio- quinto potere. Faccio un esempio proprio che per me, diciamo, è stata una cosa tra virgolette divertente da raccontare, però mi ha fatto pensare parecchio. Cioè, io a un certo punto, e ti parlo di anni fa, quando ero a Verona a finire i miei studi universitari, mi è capitato di conoscere una ragazza in aereo, e lei diciamo mi ha frequentato e non mi ha nascosto, dopo un paio di giorni nemmeno, non mi ha nascosto il fatto che per lei ero colpevole. Cioè, per lei diceva: io ti sto frequentando. No, sono serio. Mi viene da ridere, ma che senso ha, scusa? Ed era infatti ero affascinata da sta roba lei. E ti spiego. Ma che paura, Si chiama raga. ibristofilia. Come si chiama? Ibristofilia. Ibristofilia, Sì, cioè che è ti un sei filone di persone attratte da autori di crimini o che ritengono essere autori di crimini. Ma che Beh, ma molti serial davvero? killer hanno miriadi di ammiratori e ammiratrici. No, e di fatto io rimango sorpreso, perché comunque sì, mi era capitato qualche volta di leggere messaggi di ragazze che erano interessate dalla mia
cosiddetta aurea nera, però non avevo mai conosciuto di persona una persona Sì, così solo strana. le robe epistolari. Esatto. No, però Allora- scusate, qua... no, voglio sapere una cosa. Come te l'ha detta sta cosa? Esatto. Cioè voi stavate, che ne so, a prendere il caffè... Esatto, sai Cioè, che- perché immagino ti abbia lasciato basito, no? Sì, esatto. No, stavamo semplicemente camminando per diciamo per la via per le vie delle zone del teatro romano, e a un certo punto mi fa sì, ma perché tu fai tanto la parte del buono, dell'angelo, però ancora mi devi far vedere chi sei veramente. E lì- Madonna, raga, ma lì che sì. paura. Cioè lì io mi sembrava una roba, poi dopo ci ho riso con i miei amici, però Cioè lì per lì però l'hai presa come una battuta magari. Cioè poi ti ha sì, spiegato non ci credevo. A un certo punto, cioè, io non ci credevo per niente, ok? Mi sembrava un po' una paraculata. Certo. una battuta così. Insomma, quando ho avuto la certezza è stato quando in pratica, dopo a distanza di poco tempo, dopo che siamo andati in intimità, lei si riveste, se ne va e dice: no, io pensavo che fossi una persona molto... Cioè, ti ha mollato pure perché aveva capito che non eri colpevole. Ma che follia, È raga. una parafilia. Ma che follia. Cioè, magari si aspettavano, non lo so, No, che io l'avresti sono rimasto presa... così. Però Mi sono vabbè, messo a ridere. posso chiudere con una parentesi un po' così, diciamo, leggera. Cioè, almeno in tutta sta merda una scopata l'hai rimediata, vedi? Se non... cioè, almeno... almeno... Non è per quello, non è per quello, perché... Almeno No, mi ha cioè, lasciato- raga, ma è follia. Assurdo. Mi ha lasciato veramente di merda. Però, Però vabbè, è stato diciamo un caso, diciamo mediamente tu percepisci ancora quella, diciamo, quel momento che ci hai raccontato prima con la ragazza che scoppia a piangere, ovviamente non così forte perché sono passati anni, però c'è ancora magari nei volti questa cosa, la percepisci oppure pensi che finalmente sei riuscito a voltare pagina? allora, sicuramente chi mi conosce, dopo pochissimo tempo, dimentica totalmente la mia diciamo, immagine mediatica. Certo. Viene sovrascritta. E tra l'altro io spesso dico, quando vogliono parlare del mio passato, che ne parlo tante volte in trasmissioni e quant'altro, però non ho, di persona mi stanco un po', Certo. mi rende la conversazione noiosa, preferisco parlare di me ovvio. e di quello che sono adesso, che secondo me è più interessante. E allora dico, magari ti puoi leggere il mio libro perché lì c'è raccontato tutto. Che abbiamo qua Esatto. un passo fuori dalla notte. Che è stato il mio primo passo fuori questa Quando è uscito? lunghissima notte. Quando è uscito? È uscito nel 2015. Ha venduto tanto? Ha venduto. Meno male, almeno quello. Si cazzo. trova su Amazon? Sì, lo potete trovare. E qui c'è è tutta la disponibile. storia di tutto quello che hai vissuto. Esatto, Figo, esatto. me lo leggo. Al di là della parte professionale, vorrei appunto ricostruire specialmente la mia serenità. Poi che se verrà diciamo, una famiglia, mi devo sentire sicuro. Perché soprattutto, dicevo quello che dicevo prima, soprattutto nei rapporti interpersonali, è vero, spesso si dimentica stando con me tutto quello che ho vissuto, tutto quello che ho passato, ma dall'altra parte sento ancora diciamo, la paura di entrare negli errori. Io vengo Cazzo, comunque tu hai paura che ti indaghino senza motivo. Io ho paura, cioè pensa come, diciamo, la mia mente mi mette soggezione. Io penso addirittura che se avessi un figlio sarebbe bullizzato semplicemente per il fatto che è mio figlio, o Certo, comunque certo. ci sarebbero 1000 questioni da affrontare. Minchia, riguardo ragazzi, alla ma mia voi vi immagine. rendete conto di che danno, cioè, e nemmeno il danno gli hanno dato, raga. Cioè che nemmeno il denaro può riparare No, certo. una cosa del genere. E posso dirti, cioè, è incredibile la resilienza che hai dimostrato in questo periodo, perché non tutti sarebbero stati capaci di affrontare quello che hai affrontato tu. A me ha colpito la lucidità proprio che Sì. hai voluto mantenere. Sì. Pure sul discorso che dicevi, no psicofarmaci, mantengo un mio metodo, Certo. mi concentro sul lavoro. Cioè, Sì, una cosa... quanto è facile annullarsi in una situazione del genere. Ti posso fare un'altra domanda? Se tu avessi, cioè, innanzitutto, che cosa provi se tu dovessi immaginarti qua davanti, tutti i poliziotti che hanno indagato con il culo, i giudici,
i giornalisti, cioè che cosa proveresti a vederli qua in questa stanza e cosa, se avresti qualcosa da dirgli? Allora, da dirgli che semplicemente per me hanno fatto una cosa orribile anche nei confronti loro stessi, perché chi è capitato era un ragazzo di 23 anni che conosceva molto poco della vita, ma poteva capitare il loro figlio, una persona molto stretta e vicina a loro, e per me si dovrebbero solo vergognare di quello che hanno fatto. Questo per me è quello che penso e quello che sento, che dovrebbe, non so, spero che provino un senso di profonda vergogna. Porca puttana, a me sai cosa piacerebbe fare? Perché io sono un po' stronzo. A me mi piacerebbe avere i nomi e i cognomi di tutti e pubblicarli qua sotto. Penso che... E un po' di nomi e cognomi. Così, e vabbè, così provi la stessa cosa. So che è il principio sempre del forcone, no, ma però altro... intanto lo provi sulla tua pelle. Ma non cambierà un sistema che evidentemente è marcio. A tal proposito, scusate, io non volevo... lo consiglio. ma a me non me ne frega un cazzo. Noi abbiamo fatto una puntata dove infatti volevo aggiornarvi su una cosa, amici del podcast. Nella puntata che abbiamo fatto, dove abbiamo intervistato la mamma di Federico Aldrovandi, il COISP mi aveva querelato per aver detto che loro erano famosi per aver difeso gli assassini di Aldrovandi. Mi hanno assolto, hanno fatto appello e hanno perso di nuovo. Quindi COISP... Scusate. Il collega che ti assiste riesce ad avere altri clienti o tu occupi sostanzialmente credo che io il mio studio legale è monocommittente al 70% lavori solo con me, sì. Però lavora tanto secondo me, quindi alla fine basta, avanza al Fedez. Però posso dire, io capisco quello che dice lui e io ho avuto problemi con questo sindacato di polizia tante volte e ho avuto problemi anche con il Fate Bene Fratelli di Milano e capisco in piccolissima parte quello che prova lui, cioè non posso minimamente immedesimarmi, ma in piccolissima parte ho provato delle sensazioni simili. A differenza sua, che è molto pacato, io mi incazzo come una belva. Infatti stavo per dire, io percepisco da te un'estrema rabbia. Sembra lui esatto, in seguito al tuo racconto. Io invece quando sento queste storie mi rendo conto di una situazione che non è in alcun modo tamponabile. Quindi cazzo, non lo so. Come fai? Cioè, chi fa giustizia a lui? E soprattutto chiudo con una cosa, poi li salutiamo. Raffaele, come altre persone che abbiamo avuto modo di intervistare, penso anche a Pietro, no? Sono, secondo me, come sottolineavi tu, quelli più forti, cioè quelli che hanno Immagina avuto quanti cadono. Una tale potenza di resistere tutti questi anni quanti cadono nelle mani della giustizia senza una risposta, con false narrazioni. Immaginate quante, non lo so, centinaia di migliaia di persone, milioni di persone non otterranno mai giustizia o quanti magari si fanno anche fuori. Su questo ci ho riflettuto anche, perché sono stato contattato anche piuttosto recentemente da un'associazione che si occupa di avere giustizia sui documentari. Mi spiego meglio. A te non era piaciuto quello su Amanda, vero? Particolarmente. Quello di Netflix. Quello di Netflix io ci ho partecipato. Lo so, però avevo letto qualche commento che non ti era piaciuta troppo. Era molto incentrato sulla parte mediatica e soprattutto, vabbè, la cosa fondamentale è che hanno intervistato Mignini. Però fa una figura di merda. Esatto, cioè, sono contento di questo. Fa la figura del Devo minchione. dirlo, sono contento di questo perché fa vedere effettivamente una cosa che è vera. Però diciamo quella è la parte, è soltanto quello. Il resto è molto concentrato sulla parte mediatica del caso. Quindi sei stato contattato da questa associazione? Questa associazione che si occupa di dare giustizia a chi viene incluso nei documentari, perché c'è un problema che a livello cinematografico internazionale, che tutte le persone coinvolte nei documentari, spesso ci sono protagonisti che non vengono minimamente pagati o comunque presi in considerazione dal punto di vista di io sto usando la vita di questa persona per... Tu non hai preso un euro per quel documentario lì? Bravo. Ma che cazzo, ma vedi te? Dopo mi sono attrezzato, perché dopo ho un agente. Chi l'ha fatto sto cazzo di documentario? L'hanno fatto una società olandese. Olandese, ok. Se erano italiani mi incazzavo io. Quindi sei riuscito a ottenere qualche risposta? Cioè ti stanno aiutando per... No, non è tanto per quello, però ho visto che parecchie persone
che sono finite in casi internazionali ipermediatici. Magari hanno fatto dei incassi pazzeschi, robe documentari. E non sono stati minimamente presi in considerazione, non solo, ma sono persone che hanno subito tantissima merda come l'ho subita io, Certo. come ci stiamo raccontando, ma oltretutto non hanno avuto la forza, come sto avendo io oggi, di affrontare una vita, di ricostruirsi una vita. Certo. E quindi dopo il documentario sono finiti totalmente nel dimenticatoio e nell'ombra e sono spariti anche a livello sociale, hanno estremamente difficoltà Certo, no, non è a facile. ricostruirsi un'esistenza e una vita. E a me dispiace moltissimo, perché io ho avuto sempre, cioè mi sono concentrato, ho detto ho lavato la spacca, io voglio fare questo nella vita, questo è il mio sogno. Tu hai destinato tutte le tue forze sul lavoro. Sì, Cioè, fondamentalmente sì. Esatto, ho fatto solo questo, ma solo questo perché lo volevo io. Certo. E io sono addirittura quando ero in carcere per poter fare un esame mi portavano in una camionetta dove avevo soltanto dei buchi per poter respirare a groviera e non c'era nemmeno abbastanza spazio per le mie ginocchia, che sbattevano costantemente per 8 ore Madonna. su questa grata e non potevo nemmeno scendere a fare pipì. Madonna. Per portarmi a Verona mi dovevo portare tutta la mia roba trascinata con me in un sacco, mi dovevo fare a Montorio Veronese tutta la strada Madonna. per arrivare alle celle, e nelle celle trovavo un ambiente, cioè mi davano la cella completamente sporca, mi ricordo una volta era sporca con alle pareti i poster porno e sporchi, poi non so di cosa, lo possiamo immaginare. certo. Madonna. La domanda flash è un caso Vai. analogo che non so se definirlo caso analogo, in realtà parrebbe che ci siano delle svolte anche su un altro indagato che è Stasi, giusto? Ma che so io, la Sì, procura, non lo so, non lo so, è che qualcuno sa qualcosa, se nessuno sa niente non chiediamo No, niente. Sì, stanno non lo so. riaprendo il caso, si millanta, si ventila, quindi niente di vero. si ventila l'ipotesi di una riapertura, mi sa che c'è una nuova iscrizione per vagliare la possibile responsabilità di altre persone, il possibile coinvolgimento di altre persone, però Stasi, la similitudine che io vedo nel caso di Stasi è che anche lui ha subito una condanna in seguito a un'assoluzione, quindi ritorna allo stesso discorso: se io sono stato assolto c'è più del ragionevole Certo, dubbio, quindi certo. tu in seguito a un'assoluzione non mi puoi condannare. Certo. Quindi vabbè, vi aggiorneremo anche su questo, magari faremo anche una puntata doc. puntata su questo. Beh, grazie mille a Raffaele, grazie mille a Francesca e ci vediamo ad una prossima puntata di Pulp Podcast. Ciao amici. Grazie. Fermi tutti, rifaccio al volo l'intro perché c'era il bzz bzz e Ma no, l'avete chiamato il ma taxi? secondo me non era in registrazione, brother. Secondo me è in Sì, c'era. Dici? Che si è sentito?